Eccola qui l'Audi TT Roadster, due posti secchi per 4,18 m di lunghezza, 1,83 m di larghezza, 1,35 m di altezza molto bassa quindi anche da terra. Mi piace molto come Audi ha rimesso mano al comparto anteriore, fa molto R8, fa molto Iron se siete amanti del genere. La calandra è un esagono irregolare, i gruppi ottici sulla nostra versione sono xeno, c'è il LED soltanto per le luci diurne. Se volete full LED, se volete matrix, ovviamente è tutto un optional. Intaglio laterale, cerchi da 18, pacchetto S-Line. E come sto io a bordo? Io a bordo sto comodamente, ovviamente vista la bassa altezza devo quasi calarmi nel cockpit, ma una volta calato nel cockpit ho la possibilità di intervenire manualmente sul sedile in altezza, in spostamento sulla slitta, e anche per quanto riguarda il volante ho la possibilità di muovermi non soltanto in altezza ma anche in profondità. Io direi di aprirla però per sicurezza questa vettura, così almeno vi facciamo vedere quanto tempo impiega ad aprirsi completamente la capotta intera. Operazione molto veloce, la spengo. E possiamo anche alzare la paratia frangivento. Vi faccio vedere una cosa. Se io sto tutto indietro con il sedile e sto tutto giù, quando vado a tirare la cintura, poi la cintura non riesce a rientrare. Questo è un piccolo neo. Infatti ogni volta che scendo devo necessariamente portare avanti il sedile affinché la cintura venga riavvolta. Ovviamente non posso salire dietro perché non ci sono i sedili dietro, però vi faccio vedere che con il sedile impostato sull'altezza di Andrea un minimo di spazio rimane per mettere, che ne so, la borsa di vostra moglie, il trolley, insomma quello che vi pare per le gite fuori porta. Da gita fuori porta anche il bagagliaio, bellissimi doppi scarichi, bellissimo, e qui ovviamente non lo vedete perché è spento, ma vi garantisco che c'è il terzo stop che in sostanza occupa una lunghezza molto importante. Il bagagliaio non è particolarmente pesante da aprire, vedete sono 280 litri, io cerco di farvi capire quanto sia profondo e ve lo faccio vedere anche in un modo un po' diverso dal solito. Vedete, io ci butto dentro tutta la mia gamba e vedete quanto sia profondo. Tra l'altro sono anche un po' storto, ma più di così mi spacco l'inguine e non è proprio il caso visto che è estate. Noi adesso andiamo a provarla aperta, chiusa, chi lo sa, insieme ad Andrea. Bene amici di Automoto.it, siamo al volante di TT Roadster 2000 turbo diesel, sì, un turbo diesel su una Spider con 184 cavalli, 380 Nm di coppia, già 1750 giri. Audi la chiama Ultra. Perché Ultra? Ma per la boy band degli anni 90, no scherzo ovviamente. Ultra sta a indicare i modelli più sostenibili, quelli più attenti all'ambiente, insomma quelli più green, tra virgolette. Ma perché consuma niente questa Consuma macchina, niente. è ultra risparmiosa. Ultra risparmiosa, 15 in città, 20 al limite autostradale, 25 a 110. Quali sono i compromessi? Lo scopriremo dopo. Prima di tutto vi parlo di sterzo, volante, tenuta di strada e cambio. Cambio 6 rapporti, finalmente manuale, mi piace questo manuale perché ha la leva abbastanza corta, innesti precisi e anche la frizione abbastanza morbida. Quanto è comoda la posizione del cambio. Io sono tutto indietro con lo schienale, è un po' rialzata, io ho la mano qui bella, non dico da camionista perché esagererei, però sai proprio quel colpo che dai seconda terza che fai così praticamente e ha tante coppe in basso. Per esempio adesso siamo dietro a un Ape Car che va esattamente a 30 km/h, non avrei esagerato, sono in terza e va tranquillamente, potrei addirittura mettere la quarta marcia e andare a 38 km/h, magari mettiamo la terza che è meglio, però non male. Il volante prima di tutto bellissimo, è optional, tagliato sotto, con tantissimi comandi al volante, e poi ho tutto io davanti ai miei occhi con il Virtual Cockpit di Audi. Tu non puoi vedere niente praticamente. Io non posso vedere niente, non puoi decidere una beata mazza. Io sono il vero passeggero di una volta. Tra l'altro Andrea, vorrei farti notare che sulla razza destra, nonostante prima si potesse configurare il tasto ad hoc per fare il passaggio delle canzoni Bluetooth, hanno messo il cambio traccia diretto vicino al volume. Bravi, era ora. Mentre a sinistra abbiamo i pulsanti per cambiare quello che vedi nel Virtual Cockpit e far diventare piccoli gli strumenti e grandi tutte le altre informazioni. C'è il Drive Select che noi in questo momento mettiamo in Dynamic, metto una bella seconda marcia e mi butto in rotatoria, entriamo piano per uscire veloci, la facciamo tutta, è una trazione anteriore, punto di corda, giù tutto l'acceleratore.
spinge, ma il rumore entra. A me non dispiace però il rumore, nonostante Sì, sia un diesel. Non è dieselone, È un dieselone su una cabrio, tra l'altro. Sì. Sai che io ho una certa... mi viene un po' l'orticaria, mettiamola così. Intanto Allora, vediamo un dimmi po'... quanto rumoreggia. Allora, rumoreggia intorno ai 72-73 decibel, che non è tanto. Non abbiamo un La hardtop, abbiamo la capotta è capotta in in tela. Quando prendiamo le buche vengono filtrate benissimo, le sospensioni sono rigide ma confortevoli. A me l'assetto di questa vettura è piaciuto tanto perché è una vettura che un po' si muove quando la tiriamo, sotto sovrasterza in base all'acceleratore. Unica nota, un filo stonata, la pedaliera è molto bella, ma il puntatacco non è proprio posizionata benissimo per farlo, bisogna andarci un pochino col piede, girarlo particolarmente per scalare e trovare i regimi giusti. La capote si può aprire anche in marcia. Allora Luca, apriamola, siamo a luglio, fai tu? faccio io uguale come vuoi, fino a 50-60 km/h mi è arrivata una ventata incredibile, si può aprire. E la cosa bella è che possiamo, metto gli occhiali da sole perché non c'è il sole ma c'è tanta un luce, riverbero strano. possiamo tirare su anche elettricamente il La paratia, frangivento, esatto, la paratia frangivento. Allora, vai. No, vai tu. Sedili comodi, tedeschi, Sedili rigidi, particolarmente comodi perché con regolazione manuale. esatto, ma poi sono ci quelli sta. S-Line, quindi mi piacciono perché mi tengono sempre saldo. La plancia, sulla plancia io non amo particolarmente questi elementi circolari che sono poi le bocchette del climatizzatore. Luca, tu non capisci niente perché è stupenda la plancia, pulita, senza comandi, ma con i comandi, perché comunque i comandi ci sono all'interno delle bocchette. Queste bocchette sono multifunzioni. Facciamo la prova di accelerazione, poi ti parlo di queste bocchette. Delle bocchette multifunzione. Sì. Perfetto, allora da 0 a 100 in 7 secondi e 3, velocità massima 237 km/h. A 5.000 giri il diesel entra in stallo, quindi non è un diesel che ha un grande allungo, ha una grande coppia in basso. Ci mettiamo alla velocità standard, eccoci qua, e giù tutto il freno. Allora, tempi e spazi d'arresto contenuti perché siamo arrivati praticamente alla separazione dell'asfalto, però ho dovuto picchiarci tanto, esatto, per far entrare l'ABS. Ho veramente schiacciato tanto, tipo pedale da auto da corsa. Invece sono stato fermissimo, il dosso è stato assorbito. Non siamo andati a fine corsa degli ammortizzatori, ha assorbito bene. E devo dire che in frenata d'emergenza ovviamente sapevo che avresti frenato, quindi ho puntato i piedi, però sono bello dritto con le gambe, c'è tanto spazio per le mie ginocchia. Poi la per vettura le è stata gambe. molto stabile, è stata lì, ha beccheggiato molto poco. La cintura non mi ha ucciso. Torno un attimino alle bocchette perché qua è tutto concentrato sul pilota che non chiamo guidatore, chiamo pilota apposta, perché ho tutto davanti agli occhi, dal virtual cockpit con il navigatore, con la mappa enorme che posso addirittura mettere a tutto schermo, un display da 12,3 pollici facendo diventare piccoli gli strumenti. Poi abbiamo la possibilità di visualizzare i dati relativi al consumo istantaneo, medio, quello che sta suonando, sia radio sia sorgenti Bluetooth, oppure vedere le informazioni sul telefono o ritornare al navigatore. Ma tutte le impostazioni, che ovviamente possono essere date dalla classica manetta Audi, comoda perché touch per inserire, esatto, per inserire gli indirizzi, le lettere, si può andare a scrivere sopra col dito. Possiamo fare tutto con questi pulsanti qua a sinistra del volante, quindi sinistra entriamo nelle impostazioni, con il click diamo l'ok, e destra entriamo nelle opzioni di ogni menu che vedo solo io. Quindi se tu vuoi cambiare stazione radio devi chiedere a me il permesso e io ti dirò che cosa. Ma non è vero, giro suona. qua e qua, non ti chiedo permesso cosa, non posso Però vedere, non non posso cambiare. Però non sai che cosa cambia. Mi cosa butto succede. nell'ignoto, in realtà io sono qui a godermi il panorama e niente di più. Start and stop che entra sempre veramente bene, non c'è la retrocamera, quindi là dentro non grandi vedo sensori niente, e basta. Grandi sensori e basta. Allora, torno velocemente al climatizzatore. Mi piace perché queste bocchettone hanno tutto quello che serve, quindi qua regolo la temperatura, non è separata destra e sinistra, ma siamo così vicini. No, che, ma poi è così piccolo. Ventilazione di qua il riciclo e la gestione dei flussi, qua sulle bocchette a sinistra il riscaldamento dei sedili. Poi con questa comoda levetta sotto chiudo o apro la bocchetta e questa tacca mi dice dove va l'aria. Tra l'altro Andrea, sulle Bellissime, bocchette laterali bellissime. c'è anche la possibilità di riscaldare i sedili. L'ho appena detto, Luca, non eri attento. No, io mi perdo, quando inizio a parlare per più di un minuto mi sta col cervello. Allora, 40 km all'ora, proviamo la ripresa, ok, giù tutto l'acceleratore, 50 ora. Ci ha messo un pochino ad arrivare in coppia, ma quando ci è arrivata è andata su alla grandissima.
Cosa manca in questa Audi? Mancano i sensori di protezione per la guida, diciamo mancano gli optional dedicati alla Alla sicurezza. sicurezza. C'è tutto sul listino infinito di Audi. Nella perché- nostra, esatto, mancano, in Nella realtà nostra mancano. in offerta ci sono Perché in manca il sensore portafoglio. dell'angolo cieco, manca l'assistente per la corsia, c'è il cruise control che non è attivo, quindi è classico. Insomma, tutti quegli ausili di sicurezza dovrete andare a pescarli dal listino, come al solito infinito sulle tedesche di optional. E oggi per la prima volta non ve lo snoccioleremo perché non abbiamo 3-4 ore, quelle che servono. Anche perché non abbiamo 3-4 mila Normalmente- optional installati, No, esatto, per cui tanto vale che non ve li raccontiamo. però il prezzo sì. Il prezzo, vabbè, ve lo diciamo, va, partiamo intorno ai 44.500 euro, 45.000 euro, con Noi abbiamo veramente 4 cose: il pacchetto S-Line, i cerchi, il metallizzato bianco, non tantissimo. però nonostante abbiamo questi 4 L'MMI completo. arriviamo a 57.000 euro. Se mettiamo anche gli optional per la sicurezza, secondo me imprescindibili, 60, dai. 60. Ci vogliono 60.000 euro per avere questa vettura accessoriata. È bella, è bella. Però, cavolo Luca, sono veramente tanti. Piuttosto compro un RS3. È un'altra macchina, non c'entra niente. Ecco, parlavo prima di quanto si risparmia guidandola, perché veramente il gasolio, la pompa del gasolio la vedrete raramente con questa vettura. Però, Rimane un cavolo, diesel, rimane un diesel. bisogna mettere tanti soldi all'inizio. Bisogna mettere tanti soldi all'inizio, lo sai che io ho avuto una TT, vero? Lo so che hai avuto anche una Z4 tu, quindi Io ho avuto puoi una parlare TT. a ragion veduta. Io ho avuto una TT nel 2008 per qualche mese, poi sono passato a BMW, vabbè, questo non mi interessa direi. E devo dire che dal punto di vista del design passi in avanti sono stati fatti, specialmente nei gruppi ottici anteriori, nel taglio della calandra, l'avete già visto in presentazione, è molto attraente questa vettura, sia davanti sia dietro. Anche chiusa non è male, eh? Anche chiusa, una sua linea intrigante. La prenderei, sapete che non ve lo so dire, forse sceglierei il coupé piuttosto che il roadster. A me piace andare in plein air, quindi sono per il roadster. Cosa mi è piaciuto di questa vettura? Beh, sicuramente i consumi, anche il divertimento di guida, perché è una macchina che si muove un po' come dicevamo prima. Il drive select su un cambio manuale lo vedo meno a fuoco, perché praticamente abbiamo quanti? 5-6 settaggi: efficienza, comfort, auto, dynamic e individual, dove possiamo andare a cambiare leggermente quelle 4 cose che però non cambiano il carattere della In vettura. generale le non impostazioni cambia. di guida sono più tangibili quando c'è un cambio automatico, Sì, quando che c'è un cambia la PSG. sua intelligenza. Qua Si l'intelligenza del capisce cambio molto, è manuale, qua, esatto, quindi è nella vostra testa. 1.0 nel tuo caso come intelligenza manuale. Una vettura che, ti dico, mi è piaciuta molto come design, il virtual cockpit bellissimo, però secondo me costa un filo troppo. Una volta la TT non costava così tanto. No, io l'avevo pagata pochissimo, tra l'altro, per quello l'avevo comprata. Tra l'altro, tu preferiresti quindi un'altra vettura di casa Audi magari? T'ho detto, secondo me guarda, ho provato l'RS3 e mi piace. Cara Audi, se mi fate uno scontone sull'RS3 potrebbe diventare la mia macchina. Però devi pagare il superbollo, qui i cavalli sono 184. Ma ti ricordo che Attenzione! farò il partito, Torna al partito, torna con prepotenza al programma. Superbollo, programma per le elezioni 2017 anti-Renzi, anti-destra, anti-sinistra, solamente pro automobilisti contro Superbollo. Va bene, io ti voterò, caro Andrea. Grazie, un voto ce l'ho. Prego. E con questo vi salutiamo, commentate, votateci su automoto.it, Facebook, YouTube. Se volete anche aggiungere qualcosa al programma vacuo di Andrea, non so, qualche punto in più strutturale, ecco. Ciao. Hai visto che maglietta oggi? Sì, non è una maglietta automoto. Era immettibile, Luca, l'ho usata ieri tutto il giorno sotto il sole col Mercedes e vabbè che è aperta, però l'odore sarebbe stato veramente pauroso. Beh, anch'io ce l'ho su, ma l'uomo ha da puzzare. Ah, ecco cos'era, non era che ha concimato il campo. Ah, no? No.